Squadra che vince non si cambia, e Volvo con la sua XC40, che è un modello che vende molto bene, ha proprio fatto leggeri ritocchi per questo restyling che scopriamo insieme adesso sul terzo garage. Ecco che cosa è cambiato. I fari che non hanno più quel disegno a Y coricata, diciamo, ma a T coricata, quindi con un angolo più angolo retto, diciamo, e poi questa parte dell'alloggiamento dei fendinebbia, con un disegno leggermente diverso di tutta la parte inferiore del paraurti. Su questa Volvo XC40 il sistema è un mild hybrid a 48 volt, benzina è un 2000, 4 cilindri da 163 cavalli. La batteria da 48 volt ha un generatore starter integrato che supporta il motore a combustione soprattutto nelle fasi di accelerazione. In questo modo i 1600 kg circa della macchina non si sentono neanche. Non serve ricaricare la batteria perché si ricarica con ogni frenata, con l'energia recuperata dalla frenata. Ed è buono avere questo tipo di sistema, diciamo, perché in questo caso l'auto è anche molto ben fruibile in città. Bisogna anche dire che quando ci sono condizioni di traffico intenso oppure code, il cambio doppia frizione 7 rapporti dà veramente una grossa mano, rende veramente confortevole la guida. All'interno non ci sono stravolgimenti rispetto a quello che era l'abitacolo della Volvo prima del restyling. L'abbiamo detto, il restyling è di fatto solo all'esterno con alcuni particolari. In realtà ci sono ancora alcune cose che non si vedono, un po' diverse, ma sono, diciamo, ottimizzazioni anche a livello di funzionalità rispetto al modello precedente. Grazie alla concessionaria Veglio di Alba per aver prestato questa Volvo XC40 a terzo garage. La percezione di qualità è veramente molto buona, non ci sono scricchioli, e una cosa veramente importante, un'ottima insonorizzazione, veramente si sente molto poco, anche il rumore degli pneumatici non entra in abitacolo. Molto ben leggibile e anche abbastanza minimal il cruscotto digitale da 12 pollici con la possibilità di replicare la videata del navigatore. Noi abbiamo su questo schermo, invece da 9 pollici, che è quello dell'infotainment, tutte le applicazioni di Google Maps, l'assistente vocale Google, e abbiamo la possibilità anche di installare delle app scaricandole dal Play Store. In questo modo possiamo personalizzare tutte le nostre funzionalità. Il posto guida è molto alto, si domina bene la strada, si percepiscono bene gli ingombri, ottima la visibilità. Bisogna anche dire che qui abbiamo un'altezza da terra di 21,1 cm, quindi questa è la versione a 2 ruote motrici, ma volendo potremmo anche acquistare quella con 4 ruote motrici, quindi quest'auto può essere anche una valida alternativa per il fuoristrada non troppo impegnativo, comunque sicuramente può affrontare molto bene sterrati e anche percorsi off-road. La qualità dei materiali è molto buona, anche qui ci sono degli inserti molto particolari che rendono piacevole la vista della plancia, molto lineare.
sistema mild hybrid che monta questa Volvo XC40 è piuttosto efficiente, nel senso che i consumi dichiarati sono 6,6 litri per 100 km, quindi 15 km al litro, diciamo che sono consumi reali, e anzi in città, grazie appunto alle ripartenze gestite meglio con la batteria elettrica che supporta quello termico, si arriva anche oltre, si fa anche i 16, e comunque per una macchina di questa stazza devo dire, secondo me, sono consumi di tutto rilievo. Parlando ancora di prestazioni, con questo motore, con questa versione, si può scattare da 0 a 100 in 8,6 secondi, anche qui secondo me è un valore sicuramente buono. Questo è l'allestimento Plus, ma con degli optional in più, tra cui il cruise control adattivo, che non è di serie. Poi abbiamo anche fari automatici, frenata d'emergenza davanti e anche dietro quando si fa retromarcia, retrocamera di parcheggio, segnalazione del superamento involontario di corsia, monitoraggio dell'angolo cieco. Il cambio automatico può essere utilizzato anche come un cambio sequenziale, andando a inserire la modalità M, modalità che permette appunto di giocare con il cambio, ad esempio su questi tornanti, e divertirsi, perché le cambiate sono molto veloci. Davvero questo 7 rapporti doppia frizione funziona molto bene. Altra cosa, lo sterzo si adatta alla velocità, maggiore è la velocità appunto dell'auto, più diventa rigido lo sterzo, anche per controllare meglio l'auto, soprattutto per gli inserimenti in curva. Piuttosto agevole l'accesso posteriore grazie all'ampia apertura delle porte. Qui il sedile è settato sulla mia altezza, ho ancora buoni centimetri sulla testa e anche per le ginocchia, spazio per 3 persone. C'è il tunnel centrale un po' alto, semplicemente chi siederà al centro dovrà tenere i piedi un po' distanziati, però per il resto lo spazio c'è. Qui abbiamo molto comodi gli agganci Isofix con questi sportellini in plastica per la sicurezza dei bambini, e poi sempre per i passeggeri posteriori 2 bocchette del clima orientabili singolarmente, e qua sotto abbiamo 2 porte USB-C per alimentare i cellulari. Il portellone posteriore è servo assistito e offre una capacità di 452 litri con un piano di carico piatto e ancora un po' di spazio sotto. Qui abbiamo dei ganci per eventuali borse o bagagli, la botola per i colli lunghi oppure gli sci, e abbattendo gli schienali posteriori possiamo superare i 1300 litri di capacità. E con la XC40 è tutto, spero il video vi sia piaciuto, magari iscrivetevi al canale e lasciate un like. Buoni chilometri a tutti, alla prossima, ciao!